Rollè di filetto ripieno al forno con patate. Buonissimo, con poco avremo tanta resa. Iniziamo. Ricetta natalizia. Rivesto un tagliere con la pellicola, che è per non far andare a contatto con la carne diretta, e un filetto di maiale, 400 grammi circa. Asciugo un po' con una carta. Alla fine andrà bene per 8-10 persone, quindi tanta resa. Pulisco un po' se c'è qualche eccesso di grasso, anche se il filetto comunque è una carne magra, e lo apro al libro. Coltello affilato, vi raccomando, e mano piatta sopra per sentire fin dove dobbiamo arrivare, perché non va tagliato tutto, va solamente aperto, quindi arriviamo a un certo punto e apriamo. È facile, oppure puoi fartelo fare dal macellaio di fiducia. Pratico dei taglietti superficiali così, dove c'è magari più la carne più spessa. Metto su una pellicola e batto con il batticarne. Non esageriamo perché sennò si rompe. E voilà, abbiamo ottenuto un bel filetto piatto piatto. Sale, pepe, e una salsiccia. Questa diciamo che è una salsiccia ma enorme, quindi le salsicce normali ce ne vorranno due. Tolgo il budello e la taglio a pezzettini. La sbricioliamo, insomma, da cruda. Questa è la salsiccia calabrese, quindi un po' col pepe rosso, anche se è dolce. E la metto su. Dobbiamo dare un po' di grasso a questo filetto, che è troppo magro. Spinaci scaldati, strizzati. Bene, mi raccomando, proprio asciutti asciutti, Ho broccoletti di rapa, un po' di olio. E possiamo chiudere, possiamo mettere anche altro, va benissimo anche formaggi o altre cose che a voi magari avete nel frigo o che vi piacciono, funghi. Arrotoliamo, che grazie alla pellicola, vedi, è facile. Chiudiamo dai due estremi, non c'è bisogno di mettere spago o altro. Chiudiamo stretto stretto nella pellicola, così arrotoliamo, rotoliamo, rotoliamo in modo che si forma un bel rotolo compatto e lo lasciamo così giusto il tempo che prepariamo la padella. Olio, non eccessivamente, aglio, e subito lo apriamo. Questo servirà a dargli la forma. Come vedi è compatto, non c'è bisogno di legarlo. Evitiamo una cosa molto insidiosa. Quindi lo passiamo, facciamo sigillare prima dalla parte dell'apertura sotto, facciamo sigillare nell'olio e giriamo. Come si colora un po' da un lato, giriamo dall'altro lato. Deve essere tutto sigillato, tutti i lati. Questo è importante perché sennò la carne senza la sigillatura diventerebbe troppo secca. Così, giusto pochi minuti ed è pronta. L'olio non lo buttiamo naturalmente, mettiamo un po' di rosmarino, un po' di vino rosso, sarebbe meglio bianco ma io non l'avevo e quindi ho messo il rosso, anzi ne approfitto. Comunicazione di servizio: papà, ho finito il vino bianco, che è lui che fa il vino insieme a mio marito, e lo facciamo andare un po', giusto quando sfuma l'alcol. Spegniamo e lo teniamo lì per dopo. Asciughiamo bene il filetto
E sempre con pellicola facciamo uno strato di pancetta arrotolata, 100 grammi, sottile, o pancetta tesa, va bene lo stesso. Darà ulteriore grasso alla parte esterna, perché altrimenti nel forno asciugherebbe troppo. E poi è Natale. Quindi arrotoliamo nuovamente. Non c'è bisogno di far raffreddare il filetto. Di nuovo stretto stretto. La pellicola in questo ci aiuta molto, è importante. Ok, va bene. È abbastanza compatto, come vedi, e in pochi minuti abbiamo ricavato un bel rollè importante, che se lo compri dal macellaio già fatto così, naturalmente uscirebbe molto di più a livello di soldi, quindi abbiamo risparmiato e l'abbiamo fatto con le nostre mani. Una bella soddisfazione. Quindi olio in una teglia da forno, srotoliamo il filetto perché la pellicola non può essere messa in cottura naturalmente, e quindi questo servirà, vedi, per dare la compattezza come prima, la stessa cosa. Quindi senza legare, senza stecchi, senza niente. Lo mettiamo sulla teglia e poi come contorno intorno, visto che c'è lo spazio, perché perderlo, facciamo delle patate a tocchetti. Così saranno saporite. Poco sale, olio e le condiamo così prima di metterle nella teglia. Così tutto il condimento della carne lo assorbiranno le patate. E sopra filtriamo il sughetto che avevamo fatto prima di vino, olio e odori, così darà l'umidità necessaria per la cottura della carne. Un po' di rosmarino ci sta bene e via in forno. 185 gradi statico, 180 gradi ventilato per 40 minuti almeno. Regolatevi sempre col vostro forno. Aggiungo 2 spicchi d'aglio in camicia e magari all'inizio lo teniamo un po' coperto, poi alla fine lo scopriamo. Vedi? Bella rosolata, però la carne è rimasta morbida perché è stata protetta dalla pancetta. Le patate buonissime, saporite. Un po' di olio sopra, annappare, ed ecco pronto un piatto che può essere tranquillamente portato in tavola a Natale, Capodanno e tutte le feste. È sontuoso, fa una bella figura e con poco abbiamo fatto un piatto per tante persone. Da un piccolo filetto di 400 grammi otteniamo un piatto per 8-10 persone. Andiamo al taglio, vediamo cosa ci riserva l'interno. Ancora è caldo, l'ideale sarebbe farlo riposare un po', però va benissimo. Vedi che meraviglia? Un bel piatto, bello da vedere, buono da mangiare e festoso per festeggiare. Buon appetito! Grazie per la visione come sempre, e se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale, è gratis. Ciao ciao, al prossimo video!